Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere come mappare più parametri a un knob o a un pulsante dello Smart Control. Allora, innanzitutto lo Smart Control, come molti voi sapranno, si abilita col pulsante che c'è qua in alto di fianco al simbolo del mixer o con la lettera B di Bologna, e lo Smart Control è visualizzabile a livello di traccia, quindi significa che ogni traccia ha il suo. Ad esempio, io adesso vado a prendere un piano, un gran piano, ci avrà le sue cose, e il Classic Electric Piano invece ne avrà altre. E se io vado a creare una traccia audio vuota e ci vado a mettere dei plugin o dei preset, ad esempio vado a prendere un preset di chitarra, lo Smart Control mi farà vedere i parametri già premappati di tutti i plugin che ci sono in quel momento lì. Se io vado ad aggiungere plugin, posso mapparli tranquillamente andando nella piccola i che c'è qua di fianco, dopo che mi sarò anche magari scelto la mia interfaccia da questo menu qua. Anzi, facciamolo, cambiamo l'interfaccia. Qua ci sono tutte le interfacce che ha Logic che ci permettono di fare molte cose, ad esempio, come vedete su Factory Layout ce ne sono ancora di più. Questa è una delle mie preferite. Se io clicco sulla i vedrò soltanto ciò che è mappato. Quindi vado su Window, Open Smart Control, ecco che vedo fisicamente soltanto i bottoni e le manopole mappate. Se io invece clicco sulla i abilitando la possibilità di mappare cose nuove, ecco che vedo anche quelli trasparenti che sono mappabili. Adesso vado a mappare, quindi a assegnare allo Smart Control qualcosa di nuovo. Prima di farlo vado ad esempio a cancellare questa mappatura che c'è qua, andando su Learn. Adesso qua magari non lo vedete bene, ma c'è un piccolo contorno azzurro e mi sta indicando che qua è mappato sul compressor threshold. Se io clicco su questo simbolo qua, vedrò il compressore. Adesso vado a cancellare questa mappatura andando su Delete e Delete, perché c'era una doppia mappatura in questo caso qua. Vado su Learn e assegno a questa manopola quello che mi interessa. Adesso vado a mettere un wah-wah, giusto per farvi vedere, e muovo il wah-wah. Ed ecco che ho mappato il wah-wah. Adesso voglio mappare questo pulsante che mi spenga il wah-wah. Ecco che il pulsante mi spegne il wah-wah. E con questo lo muovo. Ci possono essere situazioni, ad esempio qua ho i due equalizzatori, dove io voglio mappare una manopola, un pulsante che me li spenga entrambi. Facciamolo su questo. Questo qua è spento, in questo momento qua, vado su Learn e gli dico spegnimi questo equalizzatore. Io posso però aggiungere anche lo spegnimento di quest'altro. Per farlo vado qua di fianco, dove ci sono questi tre pallini, Add Mapping. Vedete, vado di nuovo su Learn, lo seleziono e gli dico di spegnermi anche questo. Ecco che con questo qua li spegnerò entrambi. Vedete, è molto comodo se vogliamo fare dei filtri, se vogliamo fare delle nostre sperimentazioni. Quindi, se io poi voglio cancellare tutte le mappature, vado su questi tre trattini, Delete All Patch Mapping, ed ecco che ho resettato tutto. E se volete mappare poi una delle vostre manopole a un controller esterno, molto semplicemente cliccate Learn, muovete il controller esterno ed ecco che ciò che avrete mappato qua sarà poi abilitato anche al controller esterno. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Oggi sono in trasferta, quindi ci sono un po' più rumori ambientali dovuti al posto in cui alloggio. Auguro a tutti una buona serata. Ciao a tutti.